Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile 2024. E abbiamo la carta del giudizio, amici dell'Aquario. Potrebbero arrivare delle notizie, magari sono notizie che aspettate da tanto tempo. Si potrebbe trattare di qualcuno che arriva da un passato remoto, quindi molto lontano. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico, perché a volte potrebbe anche fare riferimento a una presa di consapevolezza. Come dico sempre, le letture, ragazzi, sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024, il link ad alcuni corsi gratuiti presenti nel canale e ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Allora ragazzi, partiamo con un 7 di pentacoli, la carta della stella, il diavolo, un re di bastoni. Intanto vi ricordo che queste sono letture che riguardano gli affetti in generale, quindi possono riguardare ehm, la famiglia piuttosto che gli affetti di coppia, piuttosto che le amicizie. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante, o comunque cercherò di spiegarvi com'è il movimento energetico e poi farò degli esempi per integrare la lettura nella vostra realtà. Però wow, abbiamo matto, ruota della fortuna e amanti, ragazzi. Allora, partiamo da questo 7 di pentacoli. 7 di pentacoli è una carta che parla di una certa attesa, di un certo periodo di riposo, di pazienza, ehm, che devo dire poi dà origine alla raccolta dei frutti. C'è anche questa stella, ma c'è anche il diavolo. Quindi io sento che qui potrebbe esserci una sorta di desiderio, di tentazione nella prima settimana di aprile, e abbiamo anche questo re di bastoni. Ragazzi, qua sento che potrebbe essere veramente una nuova storia, una nuova relazione. Poi, per quello che riguarda le letture specifiche delle coppie e dei single, pubblicherò dei video a parte la prossima settimana e li potete integrare con questa lettura. Anche lì ci sono i segni zodiacali. Però a vederla così sembra proprio come se dovessi iniziare qualche nuova relazione. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo con questo 7 di pentacoli. Abbiamo un 10, scusate, la ruota della fortuna. E un cavaliere di spade. Ho come l'idea che ci sia una sorta di, mi viene da dire, energia invertita. È come se ci fosse un risultato che si sta aspettando, che si sta aspettando, che si sta aspettando. Si vorrebbero, diciamo, si vorrebbe un qualche movimento, si vorrebbe andare un po' più veloci nel raggiungimento di questi risultati, però con questa ruota della fortuna girata al contrario, ho come la sensazione che non arrivi ancora a quello che voi volete. Andiamo a vedere la stella. Ecco, infatti, abbiamo un fante di coppe e un 7 di pentacoli, ragazzi. Quindi qui devo dire che state proprio aspettando che qualcuno si faccia avanti, che qualcuno prenda l'iniziativa, che qualcuno si esponga, mi viene da dire. Se non avete nessuno, vi dico che tra queste due persone potrebbe arrivare, insomma, qualcuno di nuovo. Potrebbero anche essere più di una persona. Andiamo a vedere questo diavolo. Però ho come la sensazione che ce ne sia una in particolare a solleticarvi.
Allora, per il diavolo è uscito un papa, mi sembra giusto, e una regina di bastoni. Devo dire che questa persona per molti potrebbe essere sposato re e regina di bastoni, quindi ci potrebbe essere questo impedimento, nel senso che se non è un matrimonio potrebbe essere una convivenza, una relazione già esistente, ed è per quello che probabilmente potreste essere in stand-by in questa fase di attesa, che magari qualcuno si faccia sentire o che cambi qualcosa o siete in attesa di ricevere qualche notizia. Andiamo a vedere un re di bastoni. Re di bastoni nuovamente e 3 di bastoni. Devo dire che così come stanno le cose nella prima settimana di aprile, è come se non ci fosse progettualità con questa nuova offerta, cioè c'è l'idea, c'è questa attesa diciamo, è l'attesa al concretizzare, però in realtà è come se non ci fossero dei veri e propri passi avanti. Però poi qui cambiano le cose. Andiamo a vedere questo matto al contrario. Imperatrice. Sì, infatti, ho come la sensazione che qualcuno tenderà a ritirarsi. Oh wow, guardate. Imperatore e imperatrice al contrario. E 9 di spade. E sento che nella seconda settimana di aprile ci sarà come una battuta in ritirata. Potrebbe essere da parte di uno dei due o da parte di entrambe. Ragazzi, ho tutta la sensazione che potrebbe essere una relazione karmica, perché abbiamo imperatore e imperatrice, abbiamo gli amanti, abbiamo 2 volte la ruota della fortuna, abbiamo il giudizio e il diavolo. Quindi ho proprio la sensazione che sia come una dinamica di comportamento che vi si è già presentata in una vita passata con quest'anima e che scusate, che vi sia già presentata in qualche altra vita con quest'anima e in questa vita dobbiate un pochettino regolarizzare le cose. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 10 di bastoni. 10, 10 e asso. Wow, 1, 1, 1. Allora, qui con la ruota della fortuna, quello che c'è un po' da fare è cambiare il tipo di comportamento che avete in questa situazione o in questa relazione. Cioè, se qui state aspettando i movimenti dell'altra persona, è come se in questa zona della lettura vi dicessero di lasciar stare certe aspettative, di mi vien da dire anche lasciar stare certe iniziative. È un po' come dire: se prima facevate una cosa, dopo o comunque dopo questo momento qua, non lo fate più, provate a non farlo. E quello che prima non facevate, provate adesso a farlo. E vedete come cambiando la dinamica di comportamento, secondo me si arriva all'armonia, ragazzi, perché qui c'è una bellissima carta degli amanti che mi parla di amore, mi parla di equilibrio, mi parla di armonia, mi parla di promesse importanti, mi parla di relazioni durature. Anzi, andiamo a vedere questi amanti. Torre giustizia. Wow. L'equilibrio c'è. Se vogliamo metterla così per non essere proprio drastici, ragazzi. Perché dico drastici? Perché effettivamente avete giustizia, torre e ruota della fortuna. Potrebbe esserci qualche cambio inaspettato, soprattutto perché c'è la torre, ma anche la giustizia quando taglia, perché comunque ha la spada. Quindi quando taglia, taglia secondo la giustizia divina, che non è esattamente quello che il nostro ego vuole, quello che noi vogliamo, ma quello di cui la nostra anima ha bisogno per evolvere. Quindi ehm, direi che l'armonia in qualche modo arriva, ma bisogna prima fare una sorta di restyling di tutte queste aspettative, quelle che qui
eravate appunto in, come dire, in attesa di qualche movimento da parte dell'altro. E invece qua è un po' come se vi dicessero: ok, smettete di essere sempre voi ad organizzare cose, a chiedere, a informarvi, a pensare alla relazione, alla coppia, a come risolvere i problemi, ma lasciate ad un certo punto che mi viene da dire che le cose crollino da sole, perché sento che qualcuno sta, come vi posso dire, sorreggendo una situazione complicata del vostro re di bastoni. Però non è compito vostro sorreggere il re di bastoni in una storia complicata o in una relazione preesistente complicata. Cioè, che ognuno si sostenga da sé, perché sennò diventate solo il cestino dell'immondizia di una persona che non sa con chi sfogarsi e si sfoga con voi e non è capace di prendere in mano la propria situazione. Questa cosa del cestino dell'immondizia la sento tanto, soprattutto con questo 10 di bastoni al contrario. Toglietevi pesi e responsabilità quando qualcun altro, se per esempio siete in una dinamica di comportamento, e anche qui vi dice cambiate la dinamica, dove per esempio si è instaurata una dinamica dove l'altro arriva e comincia, ma qui si lamenta, vi racconta i propri problemi, magari ha ancora della rabbia da smaltire mentre vi racconta i problemi, vi urla la sua rabbia addosso, voi potete comunque sempre dire, senti, non merito la tua rabbia, ma proprio così ragazzi, perché l'altro non si rende conto. Invece quando glielo fate notare, molte persone dicono sì, scusa, hai ragione, e che c'è ancora tanta roba dentro, però è giusto secondo me dire all'altro: guarda, io capisco che tu sei arrabbiato, ma io non merito di prendermi la tua rabbia, quindi fai un respiro e raccontami le cose staccandoti dal sentimento, staccandoti dall'emozione. Questo ovviamente nel limite del possibile, però certe persone non se ne accorgono e dirglielo funziona, le fa effettivamente ridimensionare. Comunque, qui dovete cambiare delle dinamiche di comportamento, non lasciate che siano sempre gli altri ad appoggiarsi sulle vostre spalle perché non è giusto e perché non siete il bastone della vecchiaia di nessuno fondamentalmente. Vi dico, l'armonia arriva, perché c'è anche la giustizia, arriva la giustizia divina, ma state attenti perché c'è anche questa torre e ho la sensazione che potrebbe venire a cambiare qualche cosa nella quotidianità, perché giustamente quando si rompono gli schemi di comportamento l'equilibrio di prima si spezza, quindi ci vuole un attimo di scosso di assestamento dopo il terremoto per riuscire a ritrovare l'armonia. E come? Tagliando quello che non serve più. Wow, è una bellissima lettura. Allora, andiamo a vedere e parla comunque di rompere gli schemi karmici di comportamento. Se veramente vi sentite dentro una relazione di tipo karmico, ragazzi, questo potrebbe spezzare il karma tra voi e quest'anima anche nelle prossime vite, ok? Andiamo a vedere un Ching dell'amore, un I Ching, Ching, come dir si voglia, come vi piace di più. Allora, carta numero 38 e carta numero 30. Oh che caso! Questa si chiama, in questo mazzo, poi adesso andiamo a vedere nel libro perché li ho presi in due momenti diversi, il no in amore e la carta numero 30 è l'innamoramento. Allora, andiamo a vedere subito, andiamo con l'innamoramento subito. Ok, allora nel libro viene chiamato l'ardore. Ogni nostra azione deve nascere da un fondo di giustizia e di responsabilità, che ne costituisce nello stesso tempo il fondamento e l'alimento, scusate, il fondamento, l'alimento e la giustificazione. Finché sentiamo che che nel nostro agire non rispondiamo a questa legge, insistiamo pure nel cammino intrapreso. Andrà tutto bene. Riconosciamo però sempre la nostra dipendenza da una legge suprema che riassume tutte le altre leggi e le armonizza e manteniamoci sempre aperti ad essa. Deve essere qualche cosa che nasce dalla vostra giustizia, l'ardore per qualcuno o qualcosa. Andiamo a vedere il no in amore, che sono molto curiosa.
visto che vi sono venute come due carte contrapposte. Allora, nel libro viene tradotto la contrapposizione, infatti. Allora, se c'è contrasto è inutile iniziare opere che richiedono lo sforzo comune. Non si riuscirà a mettere d'accordo mentalità diverse e tutto andrà a rotoli. Ciò significa che si deve procedere gradualmente senza brusche impennate e così facendo non è da escludere una riconciliazione almeno parziale. Le divergenze non sono un male, molte volte costituiscono lo sprone a fare meglio, a sforzarsi di giungere allo scopo da soli, rafforzando così il carattere. L'esagramma contempla anche quel particolare tipo di contrasto che potremmo definire naturale. Come l'acqua e il fuoco non si uniscono mai, conservano ciascuno le proprie nette caratteristiche, non vengono a compromessi, diciamo così, l'uomo nobile d'animo, pur frequentando e avendo interessi in comune con persone di carattere tutto diverso dal suo, non si mescolerà mai ad esse, non diverrà mediocre, ma conserverà la sua precisa natura particolare. Wow, amor proprio. Chi siete voi? Essere fedeli a se stessi, mi viene anche da dire. Andiamo a vedere ancora un mantra, appunto, per lavorare sull'amor proprio, per aumentare le proprie vibrazioni, per riprogrammare il proprio stato vibrazionale. Ragazzi, fortuna, carta numero 12 viene rappresentata come la dea bendata e anche qui avete la ruota della fortuna. E anche qui 3 volte avete la ruota della fortuna, cambi karmici in arrivo, abbondanza, prosperità e buona fortuna si faranno strada verso di me. Una traduzione un po' poetica. Bene. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti, se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!